Ciao a tutti imperfetti e bentrovati nel multiverso incasinato di un geek qualunque. Oggi parleremo di un film che avrebbe dovuto segnare la rinascita di un franchise che forse sarebbe dovuto restare estinto. Sì, come avete ben capito, oggi parliamo di Jurassic World, la rinascita, con la regia di Gareth Edwards, lo stesso di Godzilla e Rogue One, e la sceneggiatura di David Koepp, ovvero lo stesso co-sceneggiatore del primo Jurassic Park, ottenendo come risultato un film che unisce il Monsterverse a 007 o i mercenari. Ma prima di disossarlo insieme, vi ricordo di iscrivervi, lasciare un like, attivare la campanellina per restare sempre aggiornati su curiosità nerd e sproloqui davvero geek. E tranquilli, la prima parte è senza spoiler. Accessing Multiverse. Allora, partiamo dalle basi. David Koepp voleva riportare i dinosauri in un contesto isolato, proprio come nel primo Jurassic Park, perché, a detta sua, a causa dei dinosauri in mezzo alla gente, non sapeva più dove andare a parare. Proprio per questa ragione ha optato per un'isola equatoriale interdetta, per tornare un po' a quelle che erano le origini, o almeno questa era l'intenzione. Hanno infatti provato a reintrodurre le vibes dei primi Jurassic Park, con dei momenti un po' più dark, ma poi hanno finito per reintrodurre anche gli esperimenti genetici e tutto il monnezzaio di Jurassic World, ottenendo così un monster movie di serie B con effetti speciali di serie A. Visivamente non c'è nulla da criticare, c'è una gran bella CGI e un'animatronica fatta a dovere, con un bel ritorno dello spinosauro finalmente storicamente accurato. Un grande love da parte dei paleontologi. Per quel che riguarda la colonna sonora, preparatevi a grande nostalgia e forti applausi, in quanto Alexander Desplat omaggia divinamente John Williams, grazie alla sua orchestra formata da 105 strumenti e 60 coristi. Molte scene d'azione provano a tenerci incollati allo schermo, ma sembra essere la Scarlettona Johansson a farlo ancora meglio. Una fotografia al top e tante citazioni alla trilogia originale. La trama, tuttavia, sembra essere un frullato rancido di vecchie scene riciclate. Il mio consiglio? Se volete un film ricco di mostroni e azione, è quello che fa al caso vostro. Se invece cercate un po' di tensione e horror, forse è meglio ripescare Spielberg. Ah, quasi dimenticavo. All'interno del film è stata aggiunta una scena tratta direttamente dal romanzo e che doveva essere all'interno del primo Jurassic Park, ma all'epoca purtroppo fu tagliata per limiti tecnici. Ok, imperfetti, da qui in poi spoiler pesanti, quindi vi ho avvisati, procedete a vostro rischio e pericolo, proprio come un papà su una barca a vela in un mare di mosasauri. Parliamo adesso della trama. Siamo in un mondo dove i dinosauri non riescono più ad adattarsi e stanno quasi tutti morendo. Di conseguenza, i dinosauri sopravvissuti si sono ritirati nella fascia equatoriale, che viene interdetta per motivi di sopravvivenza umana. E qui fa la nostra comparsa il nostro un tizio che decide di portare in vacanza su una barchetta a vela le sue due figlie e il fidanzato canna friendly di una delle due. Proprio lì, in mezzo ai mosasauri e agli spinosauri. Ditemi voi se non è il papà dell'anno. Intanto entra in scena anche la nostra Scarlettona Johansson di quartiere, una mercenaria badass, insieme al suo gruppetto di cadaveri ambulanti. Come vedremo, il biondino col fucile muore quasi subito e credo ce l'avesse proprio stampato in faccia. Abbiamo il capitano della nave che non muore, volevano farcelo credere, ma spoiler, non ci sono riusciti. Abbiamo la marinaia a maschiaccio che muore non appena tocca terra, mangiata da uno spinosauro. Abbiamo anche il nostro personaggio tra virgolette comico, ovvero il cuoco caraibico francese che non parlerà francese ancora per molto. E infine il mega miliardario che mi ricorda stranamente qualcuno. La missione? Recuperare ben 3 campioni dei dinosauri più grossi mai esistiti al mondo. La ragione? Creare una cura per malattie cardiovascolari. I dinosauri in questione sono il titanosauro, il mosasauro, che ricordiamo non è un dinosauro, e il... un attimo... Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus. Sì, ho appena visto un video per sapere come pronunciarlo.
Ma diciamoci la verità, tutto questo è un pretesto per mostrarci un T-Rex, nuotatore olimpico, 2 Velociraptor sfocati che muoiono in meno di 5 secondi, un pterosauro e un Velociraptor fusionati insieme, manco nelle peggio fusioni di Dragon Ball Budokai, sapete di cosa sto parlando. E rullo di tambori, il Distortus Rex. Era abbastanza epico? Questo dinosauro è ufficialmente ispirato ai xenomorfi di Alien e secondo il regista doveva suscitarci pietà e terrore allo stesso tempo. A me quello che ha suscitato è stata una grassa risata e pietà, in quanto la prima cosa che ho pensato è stato che questo, non so nemmeno se chiamarlo più dinosauro, fosse il figlio nascosto tra uno xenomorfo di Alien e dei Goonies. E fa paura? No, meno di zero. È un grosso cagnolone arrabbiato e secondo me si sente semplicemente solo perché è maltrattato dagli altri dinosauri. Questo infatti ricorda più il cuginetto o il fratellino speciale di un T-Rex che altro. Ma il momento più cringe della pellicola secondo me è il momento della pisciata. Sì, avete capito bene. In una delle scene del film, infatti, il fidanzatino di una delle due sorelle si mette a pisciare in piena giungla, dove ci sono 2 Velociraptor che provano a fargli un agguato, ma vengono uccisi dal Quetzalcoatlus, avete capito, dall'uccellaccio gigante. Non so nemmeno cosa dire su questa scena, cioè, mi ha strappato una risata? Sì, assolutamente, era totalmente idiota e ridicola. Sì. È stata una bella scena? No! E parliamo della famiglia. Questa si salva alla fine? Ovviamente. Muore qualcuno della famiglia? No, si salvano tutti. E sapete perché? Plot armor. Comunque, alla fine il capitano resta vivo e riesce a salvare tutti distraendo il Distortus Rex con un razzo di segnalazione, un po' come nel primo Jurassic Park col T-Rex. Il Distortus Rex alla fine viene seminato e lasciato indietro e sarò sincero, mi ha fatto molta pietà e mi ha ricordato tanto proprio questa scena. Alla fine, la nostra Scarlettona, dopo ben 2 ore di film a tritarci i maroni su quanto volesse i soldi e scomparire, decide di lasciare i campioni a uso pubblico per creare una cura che non fosse venduta, ma semplicemente distribuita al mondo. Perché vi starete chiedendo? Perché sì. E se vi state chiedendo che fine ha fatto il nostro mega miliardario, la risposta è che è morto perché a nessuno importava di lui. In sintesi, questo film è come un milkshake lasciato fuori dal frigo. Pensi che sia buono, ma poi ti viene voglia di gettarti nel recinto dei Velociraptor. Voto finale 5 su 10. Esteticamente e tecnicamente bello, ma con una storia che sembra piuttosto una barzelletta. David Koepp scrisse i 9 comandamenti per sceneggiature perfette, ma qui penso che se li sia fumati tutti e 9 con uno dei personaggi del film. Lasciate un like e iscrivetevi se non volete che nei vostri film preferiti comincino ad apparire dinosauri geneticamente modificati o peggio ancora il Distortus Rex. Alla prossima, ciao!